Ciao, siamo Marco e Sara. A bordo del nostro camper sperimenteremo una nuova vita. La scelta che abbiamo intrapreso è stata frutto di riflessioni, considerazioni e nuove esigenze che si sono fatte largo con il passare degli anni. La nostra trasformazione sarà improntata sulla qualità della vita, del tempo, nelle relazioni, nei sentimenti, nelle sensazioni. Il nostro mantra sarà: sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Buongiorno Felicini, ci troviamo nelle montagne sperdute del Marocco, precisamente sopra Agadir, per visitare dei granai. Siamo arrivati arrampicandoci in questo paesino. Il nostro Sharky ci porta ovunque. Ci porta ovunque. Ci siamo messi in questo parcheggio là. Ok. Questa è la Kasbah, ma adesso non mi interessa visitarla. Ci sono le nostre due guide, che sono due ragazze marocchine, che ci porteranno a visitare i granai. Vamonos! Andiamo. Ah, anche qua il cagnolino! Ma siete tutti veramente uguali voi cagnolini? Cioè... Guardate che colori! Qua sono tutte pietre veramente che chissà quanti anni hanno, Tu dici che adesso le nostre guide si vogliono far riprendere, sarà dura. Una la vedo col velo normale, ma l'altra addirittura è tutta coperta, si vedono solo gli occhi. Che tra l'altro sopra il velo ha anche gli occhiali, quindi vedi a metà. Come fa? È così, sono abituati. Sono abituati, è vero. Comunque, anche se la inquadri, dato che è tutta coperta, non è che la vedi. Non si vede niente, hai ragione. Siamo veramente in mezzo a nulla qua sopra, Qua sarebbe bello dormire, non senti proprio niente. Non senti un perro abbaiare? No, un perro c'era, sì, però ce n'era solo uno. E uno solo non abbaia, non si abbaia da solo. Stiamo percorrendo questo sentiero fatto tutto con le pietre, veramente bello, È un po' disconnesso, però ci hanno messo veramente tanto impegno a costruire questo sentiero. Credo che i granai siano quelli. Ciao amore! 50 dirham a testa, Felicini, sono 5 euro. Non lo facciamo mai. Quando ci ricapita? Quando ci ricapita un'altra volta, esatto. Lo facciamo giusto perché qua siamo in un villaggio disperso in montagna. Aiutiamo anche i locali, esatto. Giusto. Infatti abbiamo dato qualcosina alle due ragazze che ci hanno accompagnato e pagheremo l'ingresso. Poi se più tardi vediamo se vedere anche la Kasbah. Questo è il portone d'ingresso. Soffietto con i legnetti, Matteo, che roba! Sotto ci sono i sassi. Quello è finto, vero? L'ho visto anch'io. È la pelle che non è finta. Per queste pelli qua loro le usano per mettere dentro l'acqua, così rimane al fresco. Ma veramente? Per rinfrescare i locali? No, per bere anche per berla. Sì, è vero, quello lì sono quelli. Infatti nel deserto vedi le macchine con sempre una pelle di pecora o di capra davanti, piena d'acqua, perché stando lì l'acqua rimane fresca. E loro lì si abbeverano da lì. Ah, quindi la mantengono. Hanno uno straccio che chiudono, aprono dal collo, non so da dove. Oh signore! E fai scendere l'acqua e va bene. Perché nella pelle rimane fresca. Ma pensate, è una cosa un po' macabra, però di necessità si fa virtù. Attenzione Occhio alla testa. La crapa. Di quanti anni? Sono altri turisti. Ah, sì. Vedi, si usa. Berber Banks. Berber Banks. È la porta blindata della banca. Swiss Banks and this one is Berber Banks. Yeah. For green. È la porta blindata della banca questa, cavolo. Tipo Flintstone. C'est ça la fortification. Fortificato, c'est ça? Sour. Yeah.
for protect The wall of the fortification. Questo era il muro della fortificazione che proteggeva appunto dagli attacchi. Questa è la cisterna d'acqua. L'acqua piovana andava dentro in questo buco qua, veniva filtrata l'acqua, i residui rimanevano sotto e quella più pulita saliva Andava dentro nella cisterna. Lui è il guardiano di questo granaio da generazioni e generazioni. Quindi in generazione e generazione si è tramandato questo lavoro. Fenicini, questa è la toilette. Quindi si entra dietro qua. Pensate che questa toilette l'hanno fatta apposta per i turisti, sono stati veramente gentili. Vabbè, cavolo, ci ho pensato. Sì. Andiamo a vedere. Ui, spettacolo. Hanno messo il water, te, si organizzati. È più pulito di tanti locali dalle nostre parti, sinceramente. Cavolo. È pulitissimo, mamma mia. La porticina, c'è anche la privacy perché Sì. volevo chiudere anche la C'è porticina. anche la porticina. Quindi c'è la privacy. Così, poi. Sì. Ah. Giusto? Hai il codice, no? Codice di sicurezza. Devi indovinare la combinazione giusta. Così. Sporge il dito così. Giusto? Ah, Questo andrebbe bene. Ah, ok. Allora, gira di nuovo Yeah. sì. Yeah. 10 minutes like Un this. trabocchetto che potrebbe portare a... Non riusciremo mai a entrare in banca. No, secondo me no. Guarda quella baracca. اه بومبي وجبت بومبي Bombi, احنا الرسول. Incastrato. La cassaforte. Ok. تعرف المدير هذه Solo il direttore che Solo lui può. العملة الدوفيز Il grano. دوفيز de la banque c'est ça la moneta diciamo. voilà دوفيز. Utilizzavano il grano come moneta di scambio. Allora, Felicini, questi sono praticamente dei legni dove quando si sposavano inserivano all'interno la loro promessa di matrimonio e solo il prete, in caso di divorzio, aveva il potere di bruciare la promessa. Prima era legno E poi sul papiro. Quindi lo attorcigliavano e poi lo reinserivano in questa canna da bambù. Era un forziere per la promessa di matrimonio. Allora, ogni famiglia aveva una stanza così, qua all'interno. dove mettono tutti i documenti, il grano, perché queste cose. E per pagamento ogni anno loro pagano la banca con questa, come tipo la tassa, Sì. al direttore, perché fanno la carità una volta all'anno. Ok, sì. Questa è una famiglia, diciamo, ricca, paga con questo, se povera paga con Ok. dipende. In base alle possibilità della famiglia. Sì. Ok. Al ceto sociale. E questo fanno misurare il cibo per il gatto che entra del buco là per mangiare il topolino. Da quel buco lì. Deve essere pagato. Tom e Jerry. No, non Serviva anche a noi stamattina quel mesto. Ok. Mamma mia, grazie. Grazie per la traduzione. Sì, gentilissimo. Gentilissimo, veramente. davvero. E questi sono tutti i mia. granai. Guarda qua. Mamma mia che pelle d'oca. Secondo me qua è il tramonto. Wow. Questo signore che è arrivato con la figlia ci sta facendo un po' da traduttore. بالنسبه للخدمه راه كيخدموا بحال هكا دابا الخرج الشعير ديالهم راه ماشي واحد اللي كيطلعوا يهبط كيكون واحد هنا وواحد هنا وكيعمروا هادو يخدموا في السمطه حتى كيساليو مع هذا كيمشيو لهذاك الاخر كل دوار كيدير ديك التويزي بيناتهم يعني كيتعاونوا بيناتهم حتى كيساليو الخدمه. Le fanno in comune perché quando tu fai il tuo grano alla fine della stagione si aiutano, una persona si mette su una scala e passano La ciotola. Cesto. cesto Ok, sì. all'uno Dalla all'altro ciotola fino a che riempiono questo, dopo fanno il secondo Nice. si aiutano insieme. A vicenda, sì, sì. Qui ci sono tutti i cesti esposti. Entriamo all'interno del granaio dove c'è C'è l'orzo. l'orzo. Questo è l'orzo. Orzo. Ok. E dentro qui ci mettevano le cose di valore. Sì, Oro, argento e quant'altro.
diciamo che erano delle piccole casseforti. Questi sono documenti, per esempio una famiglia, questa stanza normalmente ti trovi queste cose, mieli, burro, documenti. Dove conservavano tutto, Sì. Quindi il grano lo mettevano sopra qua e sotto c'era un vespaio, diciamo, per far ventilare, per non ammuffire il grano. Fino al 2000 le persone ancora conservano il grano. Quindi Felicini, tutto quello che avete visto fino adesso, chiamato granaio, ai tempi era una banca dove ognuno conservava i propri averi. C'era il guardiano che curava gli averi di tutti. E c'erano anche le guardie. Felicini, ci hanno preparato un bel rinfresco, il tè alla menta. Allucinante, questa è l'ospitalità che ci stanno rivolgendo. Guardate un po'. مرحبا Shukran. شكرا على وجهك. Ci credete che ho la pelle d'oca? مرحبا Felicini, scusate, ma adesso ci prendiamo un po' di tempo per noi. Allora ragazzi, siamo appena usciti dal granaio, abbiamo vissuto un'esperienza veramente bellissima. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare Frank, questo signore marocchino che ha sposato un'italiana siciliana che era qui in vacanza a portare la figlia a visitare appunto il Marocco. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere lui, che ci ha fatto un po' da interprete, e oltretutto noi gli abbiamo fatto qualche domanda tra virgolette scomoda per spiegarci un po' la cultura marocchina, e io gli ho chiesto come mai hanno questa, diciamo, usanza, chiamiamola tra virgolette, di abbattere i cani. Lui ci ha fatto l'esempio: in Italia noi abbiamo il nostro animale domestico, che è il cane o il gatto, col microchip. Quando si ammala lo prendiamo, lo portiamo dal veterinario, il veterinario lo cura e noi paghiamo il veterinario, ok? In Marocco, dato che il cane viene visto, appunto la saliva del cane viene vista come impura, succede che c'è tanto randagismo, i cani si continuano a accoppiare, alcuni cani vengono censiti, quindi vengono curati dal veterinario, il governo ovviamente non stanzia dei soldi per curare tutti i cani che ci sono in tutto il Marocco, quindi la maggior parte dei cani che non vengono censiti, che non vengono curati, hanno la rabbia, e la rabbia è una malattia che se trasmessa tramite morso, tramite graffio, tramite quello che è molto pericolosa. Quindi a fine anno o una volta di tanto l'esercito arriva, raccoglie tutti i cani che non sono censiti e purtroppo vengono abbattuti. Se un cane deve essere recare un contenitore con all'interno il miele, del cibo, devono lavare il contenitore 7 volte esternamente, e in più il contenuto lo devono buttare, perché appunto ritengono che la saliva del cane infetta anche il contenuto. Frank ci ha inoltre spiegato del come mai tutte le persone che abbiamo incontrato nel nostro viaggio chiedono soldi, e lui ci ha spiegato che la maggior parte delle persone che troviamo sulla costa, ma anche all'interno, sono comunque delle persone che si sono inventate un lavoro. Quindi quando loro ti danno una prestazione, quindi ti accompagnano, si rendono disponibili per accompagnarti in un posto, per farti visitare, farti da cicerone, vedere un'altra cosa, te turista eccetera, diciamo che non chiedono una cifra prestabilita, ma si aspettano comunque che tu gli dia qualcosa di simbolico. Qualcosa di simbolico. E allora bisogna anche aprire un po' gli orizzonti e le nostre vedute e cercare di metterci nei panni di questa popolazione che non ha niente. Quindi chi vive di turismo è sulla costa e va bene, negozietti, ok, ma chi invece vive nei villaggi si deve arrabattare come riesce, si inventa di fare il parcheggiatore o la guida, insomma, però tanti di quei diciamo lavori. che la prestazione te la fanno, Sì, la il prestazione parcheggiatore te la ti fa. cura il camper, la guida ti porta nei posti dove ti fa vedere anche magari delle cose che tu non vedresti mai. Abbiamo incontrato anche tanti berberi che scendono dalla montagna col loro asinello, col loro mulo. Sul dorso del mulo c'è una sacca gigante con dentro pane, le loro creazioni fatte in argento o semplicemente un braccialettino fatto dai loro figli, e insomma si arrangiano un po' così.
Poi ragazzi, naturalmente ci sono anche quei furbetti che magari sul ciglio della strada ti salutano, fanno così e poi fanno segno denaro, oppure li trovi in giro per strada e ti fanno segno così, cioè in cambio di un cavolo di niente loro vogliono semplicemente i soldi. Quelli sono furbetti. Vero? Furbetti sono persone bisognose che non hanno problemi a chiederti i soldi. Ah, quello sì, ok, quello è vero. Tanto per non chiamarli furbetti, però vabbè, così. Bisogna vedere se noi fossimo stati nella loro situazione come ci saremmo comportati. Bisogna sempre mettersi nei panni degli altri prima di giudicare e di immedesimarsi. Poco fa Frank ci ha detto un proverbio marocchino. Il cammello vede la gobba del cammello avanti lui, ma non vede la sua gobba. Il cammello non vede la sua gobba, ma vede quella del cammello davanti a lui. Sì. Siamo Marco e Sara, col nostro camper non c'è strada amara. 80 sari, il va specchio ma forte, apriamo le porte, oltre le sorte. È la nostra. Ci mettiamo sempre tanto amore e impegno nel realizzare i video. Se vuoi sostenerci, iscriviti al canale e metti un like. Tanta sane ignote, dai mari ai monti, nella nostra casa sempre insieme pronti. Avevamo un sogno, ora è realtà, viaggiare insieme per l'eternità. È la nostra casa su ruote, lo sai, ogni nuovo giorno un po' di magia dai. Destinazioni ignote, dai mari ai monti, nella nostra casa, sempre insieme pronti. Avevamo un sogno,